Siamo sull'altopiano della Vigolana, a Vigolo Vattaro, un piccolo borgo che dista pochi chilometri da Trento e punto perfetto per iniziare le escursioni in Marzola. Qual è il programma di oggi? Un giro ad anello che ci porterà prima al rifugio Maranza, poi saliremo al bivacco Bailoni con l'obiettivo di raggiungere cima sud della Marzola. Il dislivello totale è di circa 800 metri fino al bivacco Bailoni e di 1000 se raggiungeremo la cima sud. Non sapendo quanta neve ci sarà in quota, abbiamo portato con noi le ciaspole. È ora di partire, seguiamo il segnavia 429 direzione rifugio Maranza. La prima parte del percorso è decisamente comoda e tranquilla. Per circa 2,5 km si segue una strada forestale che sale dolcemente nel bosco. Ci permette di riscaldarci le gambe e prendere il ritmo. In questo punto si lascia la strada e si prende il sentiero. Siamo arrivati nei pressi del rifugio Maranza, ma a questo bivio facciamo una piccola deviazione per raggiungere un bel punto panoramico sulla Valle dell'Adige. La vista da questo punto è semplicemente sensazionale. Qui sotto abbiamo la Valle dell'Adige con la città di Trento, là vediamo il gruppo del Brenta, qui davanti abbiamo il Monte Bondone con le 3 cime, Dos d'Abramo, Cima Verde, Cornetto, lo Stivo e qui di fronte a noi la Vigolana. Andiamo a rifugio Maranza. Eccoci arrivati al rifugio Maranza, siamo a 1072 metri di quota e in una bellissima posizione ed è un punto di riferimento molto amato dai trentini. In questo periodo il rifugio è chiuso, è aperto solitamente dalla primavera all'autunno e si arriva sin qui anche in auto dal passo del Cimirlo. Questo è un luogo perfetto anche per le mountain bike, da qui si snodano diversi percorsi per gli amanti delle 2 ruote. Da rifugio Maranza adesso seguiamo il segnavia numero 412 e andiamo verso il bivacco Bailoni. La Calcara. Siamo arrivati alla località Secondo Forte. Ci mettiamo i ramponcini.
Siamo arrivati al bivacco Raffaele Bailoni e qui ritorneremo dopo. Adesso andiamo direttamente alla cima sud della Marzola. Arrivati alla cima sud della Marzola e guardate il panorama che ci circonda è davvero notevole. La posizione centrale di questa montagna tra la Val d'Adige e la Val Sugana la rende un punto di osservazione privilegiato. Da qui possiamo ammirare verso ovest il maestoso gruppo di Brenta, mentre verso est, in direzione opposta, i laghi di Levico e Caldonazzo in Val Sugana. Ma questa cima ha anche un'importante storia da raccontare. Durante la Grande Guerra faceva parte del complesso sistema difensivo della città di Trento. Alle truppe austro-ungariche dislocate qui spettava il compito di bloccare le avanzate italiane provenienti dalla Valsugana. L'ampia linea difensiva che Gul-Marzola-Maranza si estendeva per ben 19 km di trincee con 300 gallerie scavate nella roccia. Inoltre postazioni di artiglieria e numerosi soldati al lavoro. Fortunatamente la Marzola non venne mai realmente attaccata. Trento rimase nelle retrovie e da queste fortificazioni non fu sparato mai un colpo. I resti di queste opere sono ancora ben visibili e li incontreremo durante il sentiero di ritorno. Tolti i ramponcini, ci siamo messi le ciaspole, visto che qui sulla cima c'è una bella neve soffice. E adesso scendiamo al bivacco Bailoni. Siamo arrivati al rifugio bivacco Bailoni e questa piccola costruzione ha una storia davvero particolare. Venne edificata negli anni 60 nell'ambito della legge Fanfani, una legge che promuoveva la riforestazione delle montagne. La Marzola, spoglia di alberi all'epoca, venne rimboschita all'incirca in 4 anni di intenso lavoro. La struttura forestale che vedete oggi fu costruita proprio in quegli anni per ospitare i lavoratori. In seguito fu trasformata in bivacco, dedicata a Raffaele Bailoni, un operaio che perse la vita durante i lavori di costruzione. Oggi il bivacco è sempre aperto ed è un punto d'appoggio prezioso per tutti gli escursionisti. Dal bivacco Bailoni adesso ritorniamo a valle. Dal bivacco abbiamo ripercorso per un breve tratto il sentiero dell'andata, arrivando a Pragrando. Da qui seguiamo il segnavia 438, direzione Vigolo Vattaro,
Il sentiero è poco tracciato, quindi le ciaspole sicuramente ci vogliono. Giunti a questo bivio lasciamo il segnavia 438 e seguiamo il segnavia 440, conosciuto anche come sentiero attrezzato Cross delle Ore. Questo sentiero l'avevamo già fatto in estate, ma vediamo cosa ci riserva ora essendoci la neve. Siamo arrivati al primo tratto attrezzato. Secondo tratto attrezzato. Ultimo tratto. Qua si possono vedere anche le trincee. Ed ecco quello di cui vi parlavamo prima. Qui possiamo vedere i resti di alcune fortificazioni austro-ungariche. Siamo ritornati al parcheggio a Vigolo Vattaro. Questa uscita è stata splendida, soddisfacente. Abbiamo portato a termine il nostro giro d'anello come ci eravamo prefissati e abbiamo goduto di uno splendido panorama dalla cima Marzola a sud. Nonostante la neve siamo riusciti a portare a termine questo itinerario in tutta sicurezza. Vogliamo ricordarvi che il sentiero 440, sentiero attrezzato del Cross delle Ore, è classificato per escursionisti esperti. Oggi noi l'abbiamo potuto percorrere perché, come avete visto nel video, nei tratti attrezzati non c'era neve. Mi raccomando, valutate sempre le vostre capacità e soprattutto le condizioni della neve al momento della partenza. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima!